Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle deliziose ciambelle fritte soffici come nuvole. Vi invito a seguire il video passo passo per realizzare anche voi a casa questi meravigliosi peccati di gola. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti dell'impasto delle nostre ciambelle. Farina 0 con 12 g di proteine, latte a temperatura ambiente, un uovo medio, zucchero semolato, lievito di birra, vaniglia in polvere, in alternativa potrete utilizzare anche l'estratto di vaniglia e un pochino di sale. Cominciamo a versare il latte in ciotola. Aggiungiamo lo zucchero e il lievito. E lavoriamo con la frusta. Ora aggiungiamo l'uovo e lavoriamo ancora. Ora è il momento di aggiungere la farina. E insieme alla farina aggiungiamo la vaniglia in polvere. Iniziamo a impastare con una spatolina. Se vorrete potrete impastare anche con un cucchiaio di legno. Come l'impasto cambia di consistenza, aggiungiamo il sale. È sufficiente un minuto. Come vediamo che sul fondo non c'è più farina, noi possiamo coprire l'impasto. In questo caso uso un panno e lasciamo rilassare il nostro impasto per 15 minuti. Dopo 15 minuti riprendiamo la lavorazione dell'impasto. Vedete come nel frattempo ha già acquisito elasticità. Ora dobbiamo aggiungere all'impasto il burro. E iniziamo la lavorazione.
Vedete man mano che si lavora come cambia? Ora spolveriamo leggermente il piano di farina e ci rovesciamo l'impasto. Lo lavoriamo così sul piano, giusto per 1 minuto. Eccolo qui. Ora lo chiudiamo. È un impasto morbido ma ben gestibile. Riprendiamo la ciotola dove abbiamo fatto l'impasto, la infariniamo e mettiamo l'impasto all'interno, così, in questo modo. Ora copro l'impasto con pellicola e attendo il suo raddoppio. Il nostro impasto ha più che raddoppiato, è un impasto a dir poco meraviglioso. Ora infariniamo leggermente il piano di lavoro. È un impasto soffice, soffice, guardate. Ora lo dividiamo. E formiamo così delle palline. Una volta formate le palline le mettiamo sul banco da una parte, quindi chiudiamo in questo modo tutti i nostri panetti e poi li pieghiamo. Ecco qui. E anche l'ultimo panetto è pronto. Ora dobbiamo semplicemente coprire con un tovagliolo e lasciare rilassare questi piccoli panetti per 15 minuti. Dopo il riposo, a uno riprendiamo i nostri panetti. Li schiacciamo per bene e poi li chiudiamo. Schiacciamo di nuovo. Io schiaccio a mano, ma potrete anche aiutarvi con un mattarello e poi con una semplice punta da pasticceria
facciamo il foro centrale. Prendo un pezzettino di carta da forno che ho ritagliato in precedenza e adagio la prima ciambella sulla carta e la appoggio su un vassoio. Continuiamo allo stesso modo per tutte le altre. Le nostre ciambelle sono pronte. Con i dischetti tolti dal centro di ogni ciambella ho realizzato una ciambella in più e questo è tutto ciò che resta del nostro impasto. Ora copriamo entrambi i vassoi con un panno morbido e attendiamo il raddoppio del volume. Abbiamo raggiunto una lievitazione perfetta, vedete? Ora ho messo in una padella abbondante olio di semi di arachidi, lo porto alla temperatura di 170-175 gradi e iniziamo a friggere le nostre ciambelle. Ne friggiamo 3 alla volta. Le lasciamo cuocere 1 minuto e mezzo per lato, dopodiché le mettiamo direttamente in una ciotola o in un vassoio con carta assorbente. La fiamma durante la cottura deve essere molto dolce. Eccole qua, vedete? Ora le nostre ciambelle, belle calde calde, le passiamo nello zucchero. E poi le metto direttamente su un vassoio. E le nostre ciambelle sono pronte per essere gustate, sono irresistibili, un vero peccato di gola. Ora apriamone una e vediamo l'interno. Guardate la qualità dell'impasto. Vedete che cosa abbiamo ottenuto? Sono a dir poco magnifiche. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che le mie ciambelle siano state di vostro gradimento e se così sarà
attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.